Dopo un anno di insegnamento ho sentito il desiderio di creare uno spazio di riflessione e condivisione su uno dei testi più complessi e affascinanti del teatro occidentale, l'Amleto di Shakespeare. Proprio per questo, insieme a Palmira Barchetta, mia ex professoressa d'inglese, ma in generale professoressa storica della città di Gubbio, e insieme agli attori della compagnia teatrale Teatro della Fama, abbiamo preparato una lezione interattiva dedicata all'approfondimento delle figure femminili nell'Amleto, con particolare attenzione al personaggio di Ofelia. Buona visione. Siamo in Danimarca, all'interno di un castello, nella quale succede qualcosa di molto particolare, ovvero le guardie che si danno spesso il cambio di notte notano che all'interno del castello c'è uno spettro. La particolarità è che questo spettro assomiglia a qualcuno. A chi? Al padre di Amleto, che è morto da pochissimo. Adesso Amleto è il protagonista dell'opera di cui vi parlerò. Un dettaglio importante da dire fin da subito per farvi capire, io lo chiamerò spettro, però è importante dire che il padre di Amleto si chiamava Amleto come lui, ok? Quindi c'è Re Amleto e c'è Principe Amleto. Re Amleto è morto. Cosa succede? Di norma, quando muore il re, lo sussegue il figlio, ma all'interno del regno di Danimarca succede qualcosa di particolare. Invece di diventare re il figlio, lo diventa il fratello del re defunto, Claudio. Lo zio di Amleto. Ma oltre a questo c'è un'altra particolarità. Oltre a diventare re, si unisce con la madre di Amleto, con la regina, che si chiama Gertrude. Quindi immaginate da figli che vi ritrovate vostro zio, che non solo vi ruba il posto, ma allo stesso tempo si unisce con vostra madre. Ok? Questo è l'incipit, diciamo, della tragedia. Cosa succede? Succede che queste guardie a un certo punto vogliono dire a qualcuno che c'è uno spettro che si aggira all'interno del regno, e lo dicono a chi? A Amleto. Dicono: guarda che c'è uno spettro, a quanto pare assomiglia a tuo padre, che ti cerca e sembra volerti parlare. Questo glielo dicono Bernardo, Francesco, Marcello e anche Orazio a un certo punto, personaggi minori, ma che, come ci dirà tra un po' Palmira, hanno un'importanza particolare. Lui va lì, ci parla e scopre qualcosa di molto particolare. Lo spettro gli dice: guarda Amleto, si narra che io sia morto quasi per caso, per vecchiaia, ma in realtà dietro la mia morte c'è la mano di tuo zio, che mentre mi dormivo mi ha inserito un veleno all'interno dell'orecchio e mi ha ucciso. Quindi qua la tragedia prende una piega diversa, perché inizia da quel momento in poi anche l'intento di Shakespeare. Cioè Amleto nasce, poi muore anche se muta poi nei secoli, come una revenge tragedy, nasce come una tragedia sulla vendetta. Cioè lo spettro del padre dice proprio a Amleto: tu mi devi vendicare. E tutti i pensieri di Amleto da quel momento in poi girano intorno al fatto che deve trovare un modo per vendicarsi, ma di fronte a un'uccisione è difficile per lui. Quindi vi ho citato lo zio di Amleto, che come vi ho detto Claudio ha ucciso il padre di Amleto, che si è unito con Gertrude, che è la madre di Amleto. Questo qui è il primo albero genealogico della tragedia, quindi Amleto, Gertrude la madre e lo zio. E c'è lo spettro che aleggia un po' all'interno della fortezza. Ma c'è tutto un altro albero genealogico che ci interessa molto, che è quello poi anche della ragazza che dà nome a questa lezione. Nello specifico c'è Laerte e c'è Polonio. Allora, Polonio è il ciambellano della corte, è una sorta di organizzatore. Quando il re ha un problema lo dice a lui e lui organizza. Amleto c'è la morte con lui perché intanto è il padre della sua fidanzata, Ofelia, di cui parleremo tra un po', ma è stato proprio lui ad aiutare lo zio a prendere il suo posto dinastico. Cioè lui ha un po' magheggiato in modo tale che lui diventasse l'ennesimo re dopo Amleto. Come vi ho detto, c'è Polonio, c'è Laerte e c'è Ofelia. Ofelia è fidanzata con Amleto. Succede che dopo che Amleto conosce la storia dal punto di vista dello spettro, cioè conosce la verità, ovviamente immaginatevi al posto suo, si stranisce molto, diventa molto più cupo e inizia a pensare tanto, a rispondere male ai genitori. Genitori che iniziano a pensare che questo suo malessere, dato che lui non ne parla con nessuno, sia frutto della sua relazione con Ofelia. Dicono: vabbè, questi due giovincelli si stanno frequentando e forse tra di loro è successo qualcosa, allora Amleto è fuori di sé. Allora che cosa fanno?
Prima il re Claudio e il padre di Ofelia si nascondono ad origliare una scena che tra poco poi vi mostreremo pure, e però non riescono a capire bene quello che succede, tanto quanto Ofelia non riesce a capirlo. Successivamente, mentre Amleto di nuovo parla con sua madre, succede che Polonio si nasconde per origliare, per dire tutto al re. Polonio di nuovo è il ciambellano. Cosa succede? Succede che mentre Amleto parla con la madre ed è molto irato, sente un rumore, si avvicina e colpisce un corpo pensando che fosse lo zio nascosto, ma in realtà era Polonio, padre di Ofelia, della sua ragazza, che quindi muore. A un certo punto quindi Ofelia sa che suo padre è morto. Durante tutto questo il suo fratello si era allontanato, era andato in Francia a lottare, ma sapendo della morte del padre torna. Una volta tornato vuole vendetta anche lui. Se non fosse che Ofelia, arrivata a quel punto, vedendo anche il padre morire, impazzisce completamente. Vi sto dando tante informazioni, ma non vi preoccupate perché poi ricominciamo da capo, quindi state tranquilli. Voglio solo darvi un'infarinatura. Ricominciamo da capo molto velocemente. Ci siamo quasi, State tranquilli perché vedo qualche volto pensieroso. Ci siamo quasi. Laerte, il fratello di Ofelia, torna perché suo padre è stato ucciso da Amleto e cerca vendetta. Allo stesso tempo, però, Ofelia, avendo perso il padre ucciso dal suo fidanzato, impazzisce completamente. Al punto tale che dopo aver visitato la corte, aver anche mostrato veramente dei segni molto profondi di pazzia, vedremo che sprofonderà, forse per suicidio o meno, all'interno di un lago morendo. A questo punto Laerte non solo ha perso il padre, ma ha anche perso la sorella e non vede l'ora di vendicarsi. Cosa succede? Succede che lo zio Claudio, a un certo punto, sa di essere stato scoperto, ne parleremo sempre poi. Sa di essere stato scoperto e quindi dice: senti Laerte, tu ti devi vendicare, ti aiuto io a farlo, perché lui vuole uccidere Amleto che ormai ha capito tutto. Gli dice: prepariamo un duello, preparerò 2 fiorini, che sono due tipi di spade, e il tuo ci metterò una sorta di veleno sulla punta, basta che sfiori Amleto e lui muore. Oltre a questo però, per essere proprio sicuri e cauti, dice: preparo anche una coppa che avvelenerò anche quella. A un certo punto dirò: facciamo un brindisi e se tu non dovessi averlo colpito, gli farò bere da quella coppa. Succede il finimondo, ecco perché parliamo di una tragedia. A un certo punto i due combattono, Laerte si sfiora Amleto, ma a un certo punto le spade si scambiano e anche Amleto tocca lui, entrambi col veleno, ma quella famosa coppa viene bevuta dalla madre di Amleto. Il tutto si chiude con Amleto che, dopo che sa che sta per morire anche lui perché avvelenato, uccide trafiggendo lo zio Claudio. E tutto praticamente si conclude. Molto molto splatter, come piaceva anche ai tempi. Però, e qui questa era semplicemente un'infarinatura generale che vi ho dato perché almeno potete capire meglio anche quello che vi dice adesso Palmira, è interessante secondo noi anche capire in che momento storico l'ha scritta Shakespeare, il perché e quali sono le questioni che vuole approfondire. Sì, vero Palmi? sì. Vai. Il contesto storico storico-sociale è quello di un cambiamento, di una mutazione antropologica praticamente, quindi molto attuale, no? come di questi tempi, perché William Shakespeare viene da un mondo di provincia, no? Stratford-upon-Avon, parte, scappa dalla provincia perché forse perché il padre si era indebitato, quindi c'erano problemi di tipo economico. Poi probabilmente l'avevano anche coinvolto in un reato di bracconaggio, si era sposato con una donna più grande di lui che ci ha avuto tre figli, di cui uno poi di questo racconterà anche, poi tornerà Joel, e quindi scappa da questa realtà e si ritrova nella metropoli, perché già era metropoli, e nel 1590, quando arriva a 26 anni. Si lascia tutto il mondo dietro e arriva in questa città che ha il meglio di tutto e il peggio di tutto. Quindi fa la fame, probabilmente fa la fame. Perché che si mette a fare uno che arriva, no, dalla provincia in questa città che brulica, anche sovraffollata, poi vi dirò anche perché.
perché già era sovraffollata alla fine del 1500, no? E quindi si trova e vede in questa realtà, vede di tutto, vede la vita di strada, fa vita di strada, riesce a trovare un posto come attore, poi piano piano diventa anche scrittore e probabilmente anche produttore, perché torna a casa ricco e muore lasciando qualche cosa. Sappiamo poche cose certe di lui e anche questo lo rende interessante come figura. Quindi comincia in questa città brulicante, vede di tutto, commercianti che vendono tessuti preziosissimi, cose preziosissime, ma vede anche venditori ambulanti, vede venditori di canzoni, venditori di storie, ascolta sermoni che non finiscono mai, anche perché poi i sermoni che parlavano appunto di temi di carattere religioso, spirituale, quindi ne sente di tutto e ne vede di tutto, anche perché il periodo, ecco, queste sono le cose interessanti magari che potevano piacere a lui, che potevano dare a lui anche contenuto materiale per le sue bellissime storie, no? Però vede anche delle cose terribili, la peste. Nel 1592 soltanto a Londra sono morti più di 15.000 persone. La peste, che chiaramente era una malattia che si diffondeva per sporcizia, dalle acque di scolo, insomma, perché la città era interessante ma pigiata, perché c'era stata una migrazione, anche lì molto attuale, no? Erano migrate famiglie, migliaia di famiglie dalla campagna del sud dell'Inghilterra, perché si era creato un grande interesse nel settore agricolo, perché c'era necessità di produrre la lana. Da qui poi sicuramente saprete che l'industria tessile è stata fiorente in Inghilterra e da tanto, insomma, e quindi ecco, vede questo, quindi poi i teatri vengono aperti e chiusi, però il teatro era diventato un'attività di intrattenimento molto importante, e voi sapete, non so se lo sapete, comunque sia il teatro in Inghilterra e anche altrove è iniziato in chiesa. I miracle plays, i morality plays, no? Dove si insegnava la Bibbia alla gente, però diventava sempre più popolare questo teatro, un po' troppo prosaico, e quindi è fuoriuscito dalle chiese, è arrivato fuori le chiese e poi si è spostato negli spazi dietro le locande. E la gente andava, e lui scriveva, intanto cominciava a scrivere e era aiutato, proprio questo ve lo dirò anche da chi anche, non era da solo, lui firma, ma erano un bel gruppo di persone, e quindi comincia a scrive, prende il via, e la vita di tutti i giorni, ma anche cose importanti, quindi vi dicevo che era anche oltretutto un tempo di cambiamento non solo da questo punto di vista, ma anche dal punto di vista scientifico, delle scoperte scientifiche, e anche perché il mondo si era allargato, erano iniziate le espansioni coloniali e quindi c'erano altri mondi, altre culture, e c'è stata la rivoluzione copernicana, cioè la teoria eliocentrica, no? prende il posto di quella geocentrica, no? Gli uomini cominciano, le donne insomma del tempo, non tutti, perché non è che sia così diffusa la consapevolezza di questo cambiamento, però diciamo a livello medio-alto la gente cominciava a sentirsi un po' di inquietudine. Naturalmente la cultura, le strutture medievali cedevano il posto, no, a questo nuovo mondo questa nuova realtà, tant'è vero che uno dei teatri a Londra si chiama The Globe, il globo, proprio per dare significato a questa scoperta scientifica incredibile che il mondo, la Terra è sferica, non è più
No? Galileo Galilei ha rischiato la vita per aver detto che il mondo non era più piatto. Ecco, e quindi come comincia questa tragedia? Infatti esprime proprio fin dall'inizio il dubbio, i dubbi. Infatti comincia con una domanda. Pensate sugli spalti, no, di questo castello, dico bene? Certo. Pensate sugli spalti di questo castello, è un cerchio chiuso, diciamo, no? Però, capito, chi fa la ronda sente dei rumori e dice chi va là? Dice, ma come chi va là? Insomma, no? Quell'altro risponde, no, tu di chi sei, identificati. Cioè, anche in quello spazio circoscritto, praticamente non c'è più certezza, è il dubbio che diventa proprio metodo, diciamo, no? E lì non è soltanto Amleto che c'ha il dubbio, è un dubbio diffuso che poi si propaga, no? E questi personaggi che sono le guardie sugli spalti, dopo arriva anche appunto Marcello e poi arriva Orazio, e questi personaggi sono i primi che si rendono conto che sono personaggi minori, questo che dicevamo, no? Certo, sì, sì. Quando ho fatto troppo per le lunghe, fermami. Ma vai ancora. E siccome insomma sono lì, però in questo spazio chiuso, diciamo limitato, no? Però si rendono conto di quello che sta succedendo. Sono i primi che si rendono conto che il mondo sta andando fuori di sesto. È un'espressione ricorrente nella tragedia, out of frame, out of joint, fuori di sesto, fuori di cardini, scardinato, il mondo è scardinato, siamo fuori, la realtà è tutta sottosopra. E questa è proprio l'espressione, questa tragedia proprio mette in scena i dubbi che le persone vivono, no? E questi personaggi, questi soldati, queste guardie hanno un compito molto importante. Che fanno le guardie? Vigilano. Di solito uno vigila, guarda fuori dai merli, giusto? Dice chi va là a quelli fuori, invece no, loro se lo dicono da dentro, quindi capiscono che c'è qualcosa. Addirittura a un certo punto Marcello, quando rientra per fare il giro, la ronda, dice ma si è rivista quella cosa? Cioè la chiama cosa, no? Però sono tutti consapevoli, fanno bene il loro dovere, che è quello di prendersi cura di chi sta dentro il castello, se ne prendono, vigilano e vegliano e stanno attenti e seguono Amleto nelle sue, no? Forse le persone che gli stanno più vicine a Amleto in questo inizio di storia, di tragedia, no? E quindi a un certo punto poi sempre Marcello, che anche lui è un soldato, dice a Orazio parlaci tu che sei un letterato, cioè, capito? Loro sono persone semplici, non sempliciotte, semplici, che vedono tutto, però stanno al loro posto, fanno bene quello che fanno, senza pretese di andare a parlare con il mistero. Va bene? E questo è molto, a me mi fa molto effetto, certo, questo fatto qui, molto interessante secondo me. E poi Marcello, pur essendo anche lui appunto un soldato, è quello che, a cui William Shakespeare ha fatto dire c'è qualcosa di marcio in Danimarca. Cioè non è che l'ha detto uno di questi più importanti delle alte sfere della politica, no? Sì. Militare e invece è proprio dichiarato così, e quindi inizia, c'è del marcio in Danimarca, e chiaramente tutti quelli che ascoltano sanno benissimo di che parla. E la cosa interessante secondo me è anche analizzare che cos'è questo marcio, perché in realtà se si approfondisce bene la tragedia si scopre che questo marcio è legato strettamente alle figure femminili, che all'interno della tragedia, come vi ho detto, sono semplicemente due. Sono Gertrude, la madre di Amleto, e Ofelia.
Adesso noi inizieremo a fare un approfondimento su queste due figure, poi toccheremo anche altri temi, perché comunque Palmiro ha aperto molte finestre anche interessanti. Ma la prima cosa particolare da dire è che quando si legge l'Amleto, che molto spesso viene letto, no? È un po' considerato la Monna Lisa della letteratura, perché è molto complesso vederlo portato in scena, perché uno è lungo, perché due ha una nomea veramente importante, quindi ci si avvicina con cautela, ma quando lo si legge si nota qualcosa di strano. Nonostante Ofelia appaia letteralmente solo in 5 scene e la madre in 11 è considerata Amleto sempre, in tutte le scene dell'opera, poi dei 5 atti, quando la si legge o quando la si vede non si sa perché, ma rimane nella testa del lettore, della lettrice o di chi appunto la vede questo personaggio che appare così poco e oltre ad apparire poco appare anche male, e vi spiego subito il perché. Lei, come vi ho detto, è la ragazza molto giovane di Amleto e sin da subito, appena entra in scena, vediamo subito come le figure maschili della sua famiglia si riversano con prepotenza su di lei. E il primo a farlo, scusate, vorrei farvelo sentire, è Laerte, che è il fratello. Dov'è? Eccolo qua. Sentiamo che gli dice velocemente. Quanto ad Amleto, forse ora ti ama, ma tu devi aver paura della sua grandezza. Devi temerlo. Il punto è che la sua volontà non è la sua, perché è suddito della sua stessa nascita. Non può scegliere Ofelia, capisci? Presta fede solo a quelle parole che può trasformare in fatti, il che non va molto più in là di ciò che il popolo gli permette. Abbi paura Ofelia, stagli lontana da dove esplode il desiderio. Oltre a questa parte qui, che come già vedete vi fa intuire qual è l'approccio del fratello su Ofelia, lui la sta salutando perché lui sta per partire per andare in Francia, no? Gli riversa tutta questa preoccupazione, quando in realtà, e questo è importante dirlo, lei ancora si è scambiata qualche lettera con Amleto, si è scambiata qualche effusione, non c'è stato niente di così prepotente, di così gigantesco da metterlo così sull'attenti. E oltre a dirgli questo, poi, lui gli fa anche un avvertimento molto più lungo che molto spesso viene tagliato, come nel caso anche del Teatro della Fama che lo rifarà, in cui tra le righe e tra quello che gli dice Laerte alla sorella ci sono tantissimi doppi sensi sessuali, nello specifico legati alla botanica. Questo non solo adesso, ma anche molto spesso in passato veniva tagliato perché ritenuto troppo licenzioso. Quindi molto spesso tagliavano queste parti, come è avvenuto anche qui, ma questo è già già una prima antifona di quello che è la percezione dei personaggi maschili nei suoi confronti. Ma ne aggiungiamo subito un'altra, che è quella di suo padre Polonio. Polonio che subito dopo aver sentito, poco dopo, qualche minuto dopo il discorso di Amleto, si accoda a lui rincarando la dose. E sentiamo quello che gli dice di nuovo. Dice che il principe Amleto ti dedichi gran parte del suo tempo e che tu non sia meno generosa. Se è così vorrei dirti che non comprendi abbastanza chiaramente i doveri che spettano a te in quanto figlia mia e il tuo onore. Dici che ti vuole bene, che ti scrive delle cose, delle frasi d'amore, ma tu ci credi? No, te lo dico io, sei una bambina. E queste cose, queste frasi d'amore, sono false. Ofelia alza il prezzo, altrimenti una di queste cose me le ritrovo in braccio. Io riconosco i giuramenti dell'anima quando il sangue è caldo, lampi che durano il tempo di un secondo e poi si spengono. Non lasciarti abbagliare. Ed ora in poi fatti un po' più avara della tua presenza. Sei vergine e se vogliono la resa chiedi prezzi più alti. E per quanto riguarda Amleto, ricordati che lui è giovane e può andare dove tu non arrivi. Per farla breve, Ofelia, non ti fidare delle sue promesse. Ed ora in poi non voglio che tu trascorri il tempo con il principe Amleto. Attenta, è un ordine. Come vedete, di nuovo, se Ofelia avesse fatto qualcosa, comunque sarebbe tutto quanto eccessivo. Ma la preoccupazione di Polonio e di Laerte è legata a un fatto anche storico, oltre che religioso, che provo a spiegarvi in breve. Il periodo in cui scrive Shakespeare è fortemente influenzato dalla regina che è salita al trono. Vi faccio un riassunto perché è un po' complesso, ma c'è la dinastia dei Tudor e dopo
Bloody Mary, Maria la Sanguinosa, le succede la sorella, lei non ha figli, che si chiama Elisabetta e sarà regina Elisabetta I. C'è un ottimo momento, per tutti gli anni che lei regna, c'è un ottimo momento per l'Inghilterra, proficuo dal punto di vista economico, ma anche molto culturale. Ma la cosa che lei avvallava di più era la sua verginità. Cioè la sua verginità a un certo punto era diventata simbolo dell'impenetrabilità dell'Inghilterra nei confronti dell'armata invincibile spagnola. Tutto questo però si può riscontrare anche nella percezione che gli uomini avevano nei confronti delle donne, perché lei diventa una sorta di simbolo. Anche qui va detto che molte delle frasi che si possono ritrovare all'interno dell'Amleto, ma anche nelle altre opere di Shakespeare, sembrano misogine, ma in realtà Shakespeare almeno non è possibile dedurlo direttamente se lo fosse meno, ma sicuramente quello che lui faceva era apparire come una cassa di risonanza che queste mentalità retrograde chiuse le mostrava. Ecco perché, nonostante Ofelia ancora non abbia commesso niente, Polonio e Laerte si scagliano così violentemente contro di loro. Inoltre, per il padre soprattutto, ma in qualche modo anche per il fratello, Ofelia è una sorta di moneta. Cioè lui a un certo punto dice, ok, Amleto ti vuole sposare, non bastano le parole, deve proprio dimostrarlo, perché altrimenti se lei venisse in qualche modo, perdesse la sua caratteristica di essere illibata, non sarebbe più, tra virgolette, ma nello specifico vero, spendibile. Ok, quindi la preoccupazione del padre è legata sì a tutto un concetto che di nuovo è legato al periodo storico, è legato alla concezione che c'era della regina, ma anche fortemente legato al fatto di come venivano viste e interpretate le donne. Ma se c'è una scena, di nuovo anche qui è interessante vedere come che anche questa scena qui di Polonio spesso viene tagliata, sia perché Polonio come personaggio fa il ciambellano, è molto più ironico di quello che Elena ci ha mostrato, che in realtà ha una chiave un po' più moderna, no? Lui viene un po' più deriso. La scena di Laerte veniva tagliata quella di Polonio, ma se c'è una scena che non veniva tagliata mai e che vi mostriamo adesso, è la scena in cui per la prima volta, dopo tanto tempo e dopo che Amleto ha già scoperto dell'assassinio del padre, Amleto vede la sua amata Ofelia. È un momento per loro intimo, ma che noi sappiamo essere spiato, perché come vi ho detto si sono nascosti il re e il padre di Ofelia ad ascoltarli. Ed è molto particolare e anche interessante vedere come il più famoso monologo della storia dell'umanità, no? Il famoso essere o non essere, appaia proprio qui. Cioè lui pensa a queste cose proprio prima di parlare con la fidanzatina, che fa un po' ridere, ma ci fa capire anche il personaggio di Amleto, che sì è molto loquace, studia all'università, è un fenomeno delle parole, che ha quella intelligenza legata aguzza un po', ma allo stesso tempo rimane molto infantile, e questo poi si ricollega al rapporto che ha con la madre, no? Molto morboso, e di nuovo anche come si riferisce a Ofelia. Quindi partiamo adesso, ascoltiamo questo monologo e vediamo anche però come continua. Di nuovo vi dico che non solo questa è una scena molto particolare perché non veniva mai tagliata, ma tra l'altro una cosa che secondo me è importante dire è che anche quando andrete per esempio a vedere lo spettacolo, quando vedete Amleto e vedete i personaggi femminili che interpretano anche le parti femminili, non era scontato. Perché ai tempi, quando Shakespeare scrive, si devono aspettare, se scrive l'Amleto intorno al 1599-1601, la prima rappresentazione con un'Ofelia donna è nel 1666, circa 55-57 anni dopo. Per dirvi. Quindi vedere quello che vedrete adesso, un'Ofelia sì donna, ma anche un Amleto donna, è molto particolare. Vedere un Polonio donna è molto particolare e per niente scontato. Ok? Quando volete, Amleto e Ofelia. Signore, avete avuto giorni buoni? Riverisco e ringrazio. Buoni, buoni, buoni. Signore, ho qui con me dei regali che da tempo voglio ridarvi. Vi prego di riprenderli. Io non t'ho mai dato niente. Lo sapete bene, signore. Me li avete dati e con parole così dolci che li rendevano più preziosi. Ora quel profumo si è perso. Riprendeteli. Per un animo nobile, i doni ricchi hanno poco. Quando chi li dona si mostra crudele. Eccoli, sono vostri. Siete onesta? Scusatemi? Siete bella? Cosa volete dire? Che se siete bella e onesta, allora la vostra onestà non dovrebbe permettersi di parlare con la vostra bellezza.
Ma ci potrebbe essere miglior rapporto di quello tra la bellezza e l'onestà? Certamente, perché il potere della bellezza farà molto prima trasformare l'onestà in una puttana che la bellezza persuadere l'onestà a somigliare. Vi ho amato a un tempo. Me l'avete fatto credere. E allora avreste fatto meglio a non credermi, perché non vi ho mai amato. Quindi sono stata ingannata ancora di più. Ma chiuditi in un convento, ma cosa vuoi diventare? Un'allevatrice di peccatori? Anch'io sono onesto pressapoco, ma potrei confessare a me stesso colpe per cui mia madre avrebbe fatto meglio a non mettermi al mondo. Sono arrogante, ambizioso, vendicativo. Ho più peccati sotto mano che pensieri in cui versarli, fantasie per immaginarli e tempo per commetterli. Perché gente come me dovrebbe strisciare tra cielo e terra? Siamo tutti canagli e non fidarti di nessuno. E se proprio ti sposi, ti do in dote la mia maledizione. Sii casta come il ghiaccio e pura come la neve. E adesso in convento, fila. O se proprio preferisci, sposati un imbecille, perché gli uomini che capiscono sanno che bestie fate di loro. E ora via! Mio Dio, aiutalo tu. No, non ti atteggiare. Oddio, li conosco fin troppo bene i vostri trucchi. Dio vi ha dato un viso e voi ve ne fate un altro. Mosse, mossette, sculettamenti, chiacchiere. Siete tutta sfrontatezza e ignoranza. E adesso via, basta, mi avete fatto impazzire! Non ci saranno più matrimoni qui dentro. Chi è già sposato viva pure, tranne uno. E tu, in convento, subito! Che saccheggio c'è stato in quella mente? Soldati, letterati, gentiluomini, aveva tutto. Lingua, occhi, spada, la speranza e la rosa dello Stato. Da mangiarlo con gli occhi tanto era specchio di stile, l'eleganza fatta persona. Eccolo lì, uno straccio. E io la più infelice delle donne. Io che avevo la musica nel cuore e che vedevo lui. Io qui a sentire i ragli di quell'anima, a vedere questo suono di campane stonate, picchiate, senza scopo. Io qui a vedere un'immagine unica. Un modello di giovinezza in fiore sfigurato da un vento di pazzia. Povera me, che ho visto ciò che ho visto, che vedo ciò che vedo. Fanno te? Qui c'è una domanda, buona domanda. C'è una domanda per te. C'è una domanda per me? Dimmi questa domanda. Io avrei una domanda per Palmira, così riprendiamo. A sentire. È strano perché vedere... se sono invertiti ormai i poi ruoli, cambiano. Cioè è strano vedere che per quanto, come vi abbiamo messo in evidenza... Non ci siamo messi d'accordo, No, proprio gli viene così. Abbraccio. Dico che per quanto vi ho detto, no, che Ofelia è sottomessa dalle persone che ha intorno, in qualche modo lei gli risponde con un po' di coraggio. Sì. Io proprio ti volevo chiedere questa cosa qua, tu che ne pensi? In che modo gli risponde lei? Se anche nei casi di Polonio e Laerte tu vedi delle similitudini nel momento in cui lei risponde? C'è un momento di luce? Lei ha un momento di luce. Esatto. Bellissimo. Allora William Shakespeare è molto interessato alle passioni umane. Giravano in quel periodo tanti trattati. C'era un interesse incredibile, no? sulle passioni umane, perché appunto questi predicatori che denunciavano continuamente, no? Al teatro stesso, che era un'attività peccaminosa, quindi diciamo c'era un interesse fortissimo, e non solo i trattati contemporanei a Shakespeare, ma anche Cicerone leggevano, Cicerone e altri autori latini e greci. E secondo Cicerone le passioni sono 4, sono la gioia, il dolore, la paura e il desiderio. Secondo me Ofelia desidera un amore grande,
e non c'ha tutti i suoi giochetti, no? I giochetti che c'hanno appunto il padre, no? E lo stesso fratello, no? E quindi, alla fine quello di Ofelia è un amore mutilato. Un amore mutilato, ma lei rimane una maestra d'amore e si vede perché, adesso se permettete vi leggo, se avete la pazienza, ma che vi fa piacere ascoltare. Il fratello gli fa tutto un sermone, no? Sempre che devi fare questo, devi fare quest'altro, e quindi è un po' lungo, quindi non lo dico tutto. E quindi a questa richiesta, no? Di non darsi, di non donarsi, di non darsi, ma nell'amore uno si dà. È un gioco no? di offerta, no? E si dà e si riceve, no? Quindi la ammonisce duramente, insomma, non perdere tempo, non lasciarti andare. E lei risponde in una maniera che secondo me è quello di una femminista ante litteram. Uno non se lo poteva immaginare una risposta così, va bene? E risponde a Ofelia, perché lei in generale tace, lei non è che prende spontaneamente la parola, a parte quando va via di testa, no? Diventa folle, ma lei la parola aspetta che gli venga data, no? E non sappiamo bene perché lei si lascia anche manipolare dal padre, dal re Claudio, no? Perché sicuramente lei vuole compiacere, vuole stare nelle grazie, compiacere in senso positivo, no? Vuole fare contento il padre e anche il re, no? Re Claudio. Però qui lei è proprio, risponde in una maniera veramente moderna, perché l'Amleto è considerato un mito, un'opera mitica, però moderna, che dà voce diciamo, ai dolori, allo spessore dei sentimenti, no? Quindi risponde così: terrò l'effetto di questa bella lezione a guardia del mio cuore, ma buon fratello, non fare come certi pastori senza grazia, che mostrano la strada ripida e spinosa che porta al cielo, mentre da libertini, impudenti e sfrenati calpestano il sentiero di primule del piacere, disobbedendo ai loro stessi sermoni. Cioè, è una risposta forte. Te fai la predica a me, e lo dice con molta grazia lei, lo dice con molta grazia. Io terrò tutte queste parole, tutte queste tue parole, questa bella lezione, forse qui anche un po' ironica, a guardia del mio cuore. Però tu pensa a te, e come replica Laerte? Cambia discorso e se ne va. Sì, ma non temere per me, c'ho da fare, come diceva questo di Giacubio, no, la scemegica c'ho da fare, no? Gli risponde in maniera molto prosaica, no? E lei invece gli ha fatto sapere che cos'è che lei vede, e vede questo. È vero. E adesso poi ricollegandoci anche a quello che succede tra pochissimo, ovvero il fatto che vi ho già detto che a un certo punto Ofelia impazzisce dopo che suo padre è stato ucciso, secondo me è interessante vedere intanto come viene annunciata, perché di nuovo lei vive una vita quasi sottotitolata, c'è quasi un ventriloquo che decide per lei, questo ventriloquo è il padre, in qualche modo Amleto, è suo fratello, è il regno nella quale si trova. Ma, come vi dicevo, dopo la morte del padre si sa che lei impazzisce.
Ed è interessante vedere come negli anni, Palmira ci ha parlato brevemente di Shakespeare, che lui, se non è stato un dio, era il re degli spettri, non si sa quanti erano, chi era, dove era, quanto ha scritto, quanto... E tra tutte queste cose che faceva, tra l'altro a un certo punto gli rubano anche le opere, cioè nel 1603 viene pubblicato, si chiama il First Quarto, cioè le sue opere un po' riassunte così vengono pubblicate senza che lui voglia, perché lui insisteva molto nel portare in scena senza però pubblicare e scrivere niente. Ci avverrà solamente dopo. Quindi c'è prima una versione che, come vi ho detto, si chiama il First Quarto, uscita nel 1603, un anno dopo esce il Second Quarto, un po' più lunga, un po' con più dettagli, e solo molto dopo, 1623, viene pubblicato il First Folio, opera in cui opera, diciamo, che racchiude, silloge che racchiude tutte le opere di Shakespeare. Ed è bello, secondo me, intanto vedere come viene annunciata Ofelia, come prima che entrerà. In tutte le opere c'è un gentiluomo che arriva e va a parlare direttamente con l'unica altra figura femminile della tragedia. Questo qui è importante perché Ofelia è così schiava dei personaggi maschili presenti all'interno dell'opera, perché lei è orfana di madre. E questa cosa qui è molto importante perché lei si ritrova ancora più attaccata a quel nido patriarcale che la circonda ancora di più, perché non ha qualcun altro, una figura femminile, che come lei la può capire fino in fondo. Questo è importante dirlo. Quindi, come sempre, la sua pazzia viene annunciata, è morto il padre, lei impazzisce, c'è questo gentiluomo presente in tutte e tre le versioni che l'annuncia, che sentiremo tra pochissimo. Ma oltre questo è anche interessante vedere come nei secoli la figura di Ofelia, nei secoli ma anche nei decenni, come vi ho appena detto, cambia e sia percepita in modo diverso. Nel Q1, come vi dicevo, il First Quarto, lei viene semplicemente detto Ofelia entra, e però è impazzita e lo vedremo poco. Nella seconda versione, un po' più lunga, viene detto che Ofelia entra traballante. 20 anni dopo, col First Folio, verrà scritto Ofelia entra cantando vestita di bianco, e piano piano, poi anche nei secoli, la sua figura assumerà un valore sempre più romantico e sempre più profondo, di enorme importanza, anche se oggi noi la consideriamo così tanto profondamente, e anche per tutte quelle immagini dipinte che abbiamo visto tantissime volte, i film. Ma proprio nel testo, dovendo ritornare indietro, vediamo adesso intanto come viene annunciata dal gentiluomo, che fa una cosa particolare, chiede a Gertrude: ci vuoi parlare? Cioè lui ha percepito che quello è l'ultimo momento di salvezza per lei, è un ultimatum, ci parli e gli fai capire che la pazzia di Amleto, che quello che sta succedendo dentro il regno ha una sorta di logica, o la lasci sprofondare all'interno del caos. Sentiamo in breve, prima di tutto, quello che gli dice il gentiluomo. Insiste. Sembra fuori di sé, in uno stato compassionevole. Parla del padre. Dice che il mondo è pieno di inganni, sospira, si batte il petto, s'adombra per un non nulla. E dice cose vaghe che hanno poco senso. Questo suo parlare senza forma, però, muove gli ascoltatori ad aggrapparla. Ne fanno congetture, uniscono, raggruppano le sue parole ai loro pensieri più propri, i quali, così come li esprimono i suoi sguardi, i suoi cenni, i suoi gesti, parrebbero animati da pensieri, per quel che se ne dice, assai tristi. Sarà bene parlarle? Potrebbero nascere congetture molto pericolose da animi mal disposti. Se ci pensate, questo è proprio l'ultimo avvertimento che c'è all'interno della tragedia, che però non viene ascoltato. Gertrude gli dice proprio no, non voglio parlarci. Lei intuisce che c'è qualcosa di troppo grande, si ritira. Ma a un certo punto, come vediamo tra pochissimo, Ofelia entra e vi preannuncio una cosa. La scena in cui lei impazzisce è talmente intensa per il pubblico, soprattutto dei tempi, che poi Shakespeare è stato costretto a fare una cosa, cioè la sua morte, che poi ascolteremo dopo, non verrà vista o mostrata direttamente all'interno dell'opera, ma sarà proprio Gertrude, che non ha voluto parlarci prima, ad annunciarla, perché il pathos che si crea all'interno della scena della pazzia è talmente altro che il pubblico non era pronto.
Particolare però dire, è anche molto importante, è che mentre nel teatro greco le uccisioni avvenivano sempre fuori, all'interno dell'Amleto, al contrario, per esempio in Romeo e Giulietta c'è Mercuzio sempre fuori ucciso, all'interno dell'Amleto, per ribadire che è una tragedia di vendetta, quando Amleto uccide Polonio, il padre di Ofelia, lui lo trascina via così, proprio lo porta via il corpo, anche per mostrare quanto lui in realtà sia centrato. Ecco perché di nuovo c'è il dubbio e ci si chiede tutto il tempo quanto in realtà lui sia pazzo e quanto non lo sia veramente. Ma se c'è una persona che impazzisce veramente e che colpisce un po' tutti quelli che la vedono, che l'ascoltano, è proprio Ofelia. Bene, dicono che il gufo era la figlia del fornaio. Sappiamo cosa siamo e non cosa potremmo essere. Dio siede alla vostra tavola. Vi prego, no, non ne parliamo. Ma se vi chiedono una spiegazione, dite così. Domani è il giorno di San Valentino e io verrò al tuo balcone per essere la tua Valentina. E fu così che a lui aprì la porta e Valentina entrò. Entrò che era una ragazza e quando uscì non lo era più. Ma sì, ora sono e senza disdegno. Per Gesù la santa carità non è bella, è una vergogna. Il giovinotto fa il galletto e non si dà pensieri. Avevi detto lasciami fare e io ti sposerò. E lui risponde, sì, l'avevo detto, ma tu dovevi dir di no. Spero che tutto vada bene, bisogna avere pazienza, ma non posso fare a meno di piangere se penso che l'hanno messo nella fredda terra. Mio fratello lo verrà a sapere. Avanti la mia carrozza. Buonanotte, gentili signori. Buonanotte. Tieni. È uno smarino. Serve per ricordare. Ti prego, ricordi. E per te anche le viole che aiutano a pensare, per te il finocchio, per te le colombine, per te la tuta. Ce l'è anche per me. Possiamo chiamarla l'erba della giovinezza. Oh, dovete tenerla in modo diverso da me. Ed ecco delle margherite. Vorrei dargli anche delle violette, ma sono tutte appassite quando mio padre è morto. Dicono che abbia fatto una buona fine. Un piccolo Robby era tutta la mia gioia. Non verrà mai più. Non tornerà mai più. La sua barba era di neve e di lino la sua chioma. Se n'è andato via di qua. Solo il pianto resterà. Di lui mio Dio abbi pietà. Di noi tutti abbi pietà. Di nuovo, come vedete, colpisce molto. Ma ritornando anche al discorso iniziale, perché ormai ci avviciniamo un po' anche alla chiusura, perché poi saremo anche curiosi di vedere se a voi sorgono delle curiosità. Torna utile alla letteratura perché ci viene mostrata una storia in cui ci sono tutti i segnali di una richiesta d'aiuto che però non arriva. Cioè, questo secondo me è molto importante dire, perché alla fine di nuovo bisogna trovare un'utilità, perché è facile dire leggi, ho capito, ma mi deve servire a qualcosa, no? Soprattutto in un mondo così legato all'utile, a ciò che è pratico, a ciò che è spendibile, a ciò che serve. E di nuovo qui siamo di fronte a una storia in cui questa giovane ragazza prova a chiedere aiuto tutto il tempo, ma nessuno l'ascolta. Prova a parlare, ma nessuno l'ascolta. Lei sente le parole altrui e l'unico momento che ha di controllo nella sua vita, paradossalmente, è il momento in cui lo perde. E come l'ascoltate voi, come l'avete ascoltata voi, all'interno della tragedia l'ascoltano tutti. Peccato però che in realtà, proprio mentre Laerte, il fratello, torna, essendo venuto a conoscenza del fatto che il padre è stato ucciso per vendicarsi, irrompe nella scena l'unica altra donna all'interno della tragedia che ci dà una notizia che ci sconvolge un po' tutti. Una sciagura che appesta i piedi all'altra, tanto in fretta si succedono. Tua sorella è annegata. Laerte annegata. C'è un salice che sporge sopra l'oceano.
e che specchia le sue foglie grigie in quelle acque trasparenti. Lei intrecciava fantastiche ghirlande composte di ranuncoli, ortiche, margherite e lunghi fiori rossi a cui i nostri pastori danno un nome molto volgare e che le nostre caste fanciulle chiamano dita di donna. Ci sono i ramoscelli pendenti. Lei si era arrampicata per agganciarvi le sue ghirlande e un ramo invidioso si è spezzato, trascinando i trofei d'erbe e lei stessa in quel ruscello di pianto. Le sue vesti si sono gonfiate per l'acqua e, simile a una sirena, l'hanno fatta galleggiare per un po'. Nel frattempo lei cantava brani di vecchi motivi, inconsapevole del proprio destino, come una creatura nata e cresciuta in quell'elemento, eppure non poteva durare per molto. I suoi indumenti, pesanti per la bevuta, strappano la piccina dalla melodia dei canti e il fango della morte. William aveva le idee chiare sull'amore, molto chiare. William scriveva anche dei sonetti, ne ha scritti parecchi, e io credo che un sonetto in particolare, il numero 116, si adatta benissimo a te, Ofelia, perché tu rappresenti veramente il desiderio di amare e ce l'hai fino in fondo, fino alla fine, fino al limite estremo del destino, no? E questo ve lo vorrei leggere perché è bellissimo. Che non mi sia permesso di ammettere impedimenti all'unione di anime fedeli. Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a sparire quando l'altro sparisce. Oh no! È un punto sempre fisso che sovrasta le tempeste e non ne è mai scosso. È la stella di ogni barca errante, il cui valore è sconosciuto, benché la sua altezza sia nota. Amore non è soggetto al tempo, pur se rosee labbra e gote dovranno cadere sotto la sua curva falce. Amore non muta in poche ore o settimane, ma sopporta fino al limite del destino. Se questo è errore, e mi sarà dimostrato, io non ho mai scritto e nessun uomo ha mai amato. Però siccome William Shakespeare è un genio, quindi gli interessava mettere in scena le passioni, i sentimenti, ma con i punti di forza e i punti di debolezza, no? Sia dove l'uomo può eccellere, ma anche dove l'uomo dimostra la sua bassezza, la sua, no? Era così, è così lui, no? Come tutti i geni. Certo. E la vita è fatta un po' così di contraddizioni, no? E il globo, il mondo, ci sta tutto sul palcoscenico di Shakespeare e dei suoi. Andiamo chiudendo, così lasciamo anche 10 minuti a qualche domanda se c'è. Sono tantissimi gli aneddoti che abbiamo tralasciato, sì. E innumerevoli, abbiamo fatto varie scalette che poi perché poi ci emozioniamo anche noi, no? A sentire gli altri e a parlarne. Ma però più o meno. Però più o meno ci siamo, ci sono tantissime, è curioso andare a vedere come per esempio è scritto molte... l'unica prova generale che abbiamo fatto. Esatto. Siamo lasciati molto spazio per improvvisare, ma ci sono tantissime cose che possono essere approfondite, intanto perché lo spettro, quando Shakespeare proprio... Ah, giusto, anche lì quella cosa. Dico brevemente, solo vi metto la pulce, poi magari se siete curiosi lo approfondiamo, ma lui in quegli anni perde il figlio che si chiama Hamnet. Quando era giovane aveva visto proprio a Stratford, immaginatevi questa città poco più grande di Gubbio, una giovincella che fa di nome Catherine Hamlet, con 2 T, vi giuro, che annega e lui da lì prenderà Ofelia.
E proprio in quegli anni, un anno prima di scrivere l'Amleto, ma anche il Giulio Cesare in cui ci sarà uno spettro, perde il padre. Combina tutte queste cose creando Amleto, e vi dicevo all'inizio che lui chiama Amleto il figlio ma anche il padre, perché poi lui, quando andava in scena e faceva anche lui l'attore, faceva sempre lo spettro, e quindi ha un po' sublimato tutto quello che ha vissuto all'interno di quest'opera. Se vedete il To Be or Not To Be è proprio un esempio del blank verse che utilizza Shakespeare, il pentametro giambico in cui ci sono gli accenti To Be or Not To Be, tutte cose che le ritrovate e c'è un'alternanza. Ma ci piacerebbe concludere anch'io leggendo una piccola cosa che però vi spiego in breve. Vi ho detto più volte che all'interno dell'opera un personaggio di cui si sente molto l'assenza è proprio la madre di Ofelia. E anche all'interno ci siamo lasciati con Ofelia che annega, che in qualche modo è complesso, anche lì c'è il dubbio se annega, certo, o se si lascia annegare. No? Lei è paragonata a questa, mi sembra quasi una medusa a me, che diventa con queste vesti bianche che lentamente si lascia sprofondare, no? Canta. Fino a quando uno canta più o meno il senno ce l'ha, no? Quindi potrebbe in qualche modo, poteva salvarsi, ma è talmente schiacciato da tutto che preferisce sprofondare. Noi ci siamo proprio così permessi di immaginare un finale diverso che abbiamo già accennato all'interno della locandina che abbiamo mostrato, perché c'è sì Ofelia che sprofonda, ma c'è questa madre che in qualche modo allunga il braccio, poi la potete anche recuperare, non qui fuori dalla biblioteca perché l'hanno stampata così piccola, a quanto pare non ci volevano, oltre alle sedie non volevano, però io gliel'ho mandata stampabile anche grossa come è, ma la stampano così, come se fosse una foto ricordo. E Fiode parla chiaro, però se ci guardate bene c'è questa donna che noi ci siamo immaginato essere la madre di Ofelia, che in un'altra vita c'era. Quindi questa figura femminile nella quale lei si sarebbe potuta specchiare, che non è stata Gertrude, ma che magari anche oggi, no? Oggigiorno noi siamo più fortunati e magari qualcuno tra noi può ritrovare in qualcun altro. Quindi terminiamo leggendo proprio questo incontro tra le due, e la madre di Ofelia gli pone una domanda, come vedrete sul finale gli chiede: ma perché hai deciso questa cosa qui? Qui è la madre di Ofelia che dice: ho visto la donna, appunto Ofelia, con catene d'oro e catene di bronzo. I suoi legami erano tenui come la tela del ragno e pesanti come la massa delle montagne. E l'uomo, a volte carnefice, a volte parassita, la dominava e viveva di lei. Docile subiva la tirannia e la spaventava di più sentire le ipocrite parole d'amore che si mescolavano agli ordini del padrone. «O tu», gli dice la madre, eternamente afflitta, ingannata tenerezza, martire dell'amore, perché ti rassegni con degradante pazienza all'ignominia e alla viltà di questo falso compagno? Lo subisci per amore o per paura? Ofelia rispose: non lo sopporto né per amore né per paura, ma per ignoranza e abitudine. E queste parole mi portarono un'immensa tristezza e un'immensa speranza. Grazie mille. Avete capito che fortuna che ci ho avuto io come insegnante? Avevo incontrato un alunno così? Bravi, gli attori bravi.